Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Finalmente riesco a farvi vedere il sentiero dell'iris fiorito. Potete vedere che c'è una marea di iris, tutti con lo stesso colore perché erano tutti quelli che erano già presenti in questa casa quando siamo venuti a vivere qui. Sono stati moltiplicati, divisi un po' di tempo fa. Ho creato anche dei video che parlavano della divisione degli iris, poi metterò il link al di sotto di questo e potete vedere che c'è una marea di fiori meraviglioso. Alcuni devono ancora sbocciare, quindi sarà ancora più colorato poi nei prossimi giorni. Questa fioritura durerà poi per un periodo perché gli iris fioriscono solo una volta durante l'anno in primavera. Una volta che sono sfioriti gli iris cominceranno poi a fiorire le altre piante che ho sistemato qui nel giardino, tra cui anche una rosa molto particolare acquistata un po' di tempo fa in una fiera. Adesso sta perdendo i fiori che erano già sbocciati, quindi poi andranno tutti tagliati e poi ci saranno le nuove fioriture e in più ci saranno le fioriture anche delle salvie e di altre piante che ho sistemato qua in questo pezzo di giardino che ho chiamato appunto il sentiero degli iris. Qui c'è una porta che è l'ingresso di questo sentiero. Quando attraversiamo questa porta solitamente suoniamo la campanella come quasi come un permesso di entrare in questo luogo che può essere un luogo anche di meditazione, di rilassamento in cui riflettere e in più speriamo quest'anno di riuscire a costruire poi in cima al sentiero degli iris un qualcosa di particolare. Avevamo pensato quasi di fare un piccolo stupa nepalese, visto che adesso non ci sono più molte bandiere tibetane, ma poi le acquisterò da sistemare di nuovo qua in giardino, proprio perché ci è piaciuta tantissimo questa vacanza in Nepal e quindi abbiamo cercato di portare il Nepal anche nel nostro giardino. E sarebbe molto carino inserire poi proprio alla fine del sentiero dove c'è quell'altura un piccolo stupa bianco, colorato poi con alcuni colori che sono tipici degli stupa nepalesi, proprio da sistemare laggiù. Era partito questo anche come un po' un sentiero commemorativo, un po' era dedicato, questo pezzo di giardino l'ho dedicato un po' a tutti gli animali che nel corso degli anni ci sono stati vicini, poi alcuni naturalmente, la vita è così, sono andati via, li abbiamo persi e quindi questo pezzo di giardino con tutta questa fioritura di iris è proprio dedicato a tutti questi animali che ci hanno tenuto nel corso degli anni compagnia, quindi è dedicato a loro. Adesso ci avviciniamo così guardiamo un po' da vicino la fioritura di questi iris. Alcuni, purtroppo oggi è una giornata molto ventosa, quindi alcuni si sono sdraiati, andranno poi in qualche modo recuperati perché il vento comunque è abbastanza forte oggi, quindi qualche fiore lo butta giù, ma nessun problema perché per ogni fiore che viene rovinato c'è una nuova fioritura in atto e quindi ci sarà sempre molto colore. Gli iris sono piante straordinarie anche per il fatto che sono molto semplici da coltivare, sono piante che sopportano la siccità, sono piante che non hanno bisogno neanche di tante concimazioni. Vedete che hanno questo colore molto bello violetto con una gola gialla, molto interessante, un viola chiaro con un viola scuro poi su questi petali veramente molto molto belli. Questo è una varietà di iris molto diffuso, è abbastanza comune, lo si può trovare in molte case e in molti giardini. Forse è una delle varietà più diffuse. Non so bene il nome di questo iris, però mi piace tantissimo e ho deciso proprio di fare questo sentiero proprio monocromatico. In mezzo a questi iris ci sono anche degli altri iris colorati in altro modo, acquistati l'anno scorso, molto piccoli, quindi se non fioriranno quest'anno saranno in fioritura poi il prossimo anno, però sono veramente pochi. Ce n'è uno a fioritura quasi nera mescolato a quelli, però sta crescendo ma non ha ancora prodotto il fiore, e poi da questa parte ci sono altri iris invece di un colore molto particolare che hanno una fioritura poi un po' più avanti, saranno in fiore poi un po' più avanti nel corso della primavera, anche perché l'iris, se noi scegliamo diverse varietà,
hanno la particolarità che non tutti fioriscono nello stesso momento, quindi ci sono degli iris a fioritura ad inizio primavera e ci sono degli iris tardivi poi che possono fiorire poi nel corso della primavera, arrivare quasi fino all'estate. E alcuni, se non erro, sono addirittura tardivi, possono anche rifiorire magari poi alla fine dell'estate. A me non mi sembra di aver letto questo, non ho ancora ben capito quali tipi di iris hanno questa particolarità, ma voglio fare una ricerca per scoprire cosa portare ancora qui in giardino in modo da avere ancora qualche iris poi nel corso dell'estate, perché sarebbe molto carino, perché sono fiori appunto, sono piante di fioritura con una fioritura primaverile, quindi in primavera se li coltiviamo bene abbiamo poi uno spettacolo meraviglioso. L'anno scorso non sono riuscito a godermi questo spettacolo, quest'anno finalmente sì, e quindi mi godo, è tutta la mattina che mi godo questo percorso viola meraviglioso qui nel mio giardino. Creare contrasti di colore in un giardino è molto interessante perché si ottengono veramente delle vibrazioni molto forti. Qui la Spirea vanuttei è quasi totalmente fiorita con questi fiori bellissimi candidi che non hanno un odore molto, molto buono, diciamo, un odore un po' particolare, non è proprio dolce, è abbastanza secco come odore e non molto interessante, diciamo che non è una pianta venduta per il suo profumo. Qui è fiorita, potete vedere con questi bellissimi capolini bianchi, una fioritura candida in maniera incredibile, proprio il bianco in giardino, e il contrasto con i fiori viola è molto molto interessante. Io sono sempre abbastanza attratto tra il bianco e il blu o il bianco e il viola, mi attrae tantissimo, infatti ho piantato anche dei gladioli vicino delle rose, una rosa rampicante e una rosa cespuglio della varietà iceberg a fiore bianco. Appunto, come dicevo, ho messo anche lì vicino a queste piante, ho piantato dei gladioli di colore viola perché questo contrasto viola e bianco mi piace veramente tantissimo, è una cosa che mi piace guardare in giardino. In più ci sono anche altri contrasti come ad esempio il blu o il viola con il giallo, il rosso con un colore magari un po' più freddo, accostato ad un colore un po' più freddo, o anche ad esempio se guardiamo una pianta di rosa con dei bellissimi fiori rossi e le sue foglie verdi è già un bellissimo contrasto di per sé come pianta anche singola. Lì potete vedere che c'è un altro iris solitario che è rimasto lì, non so, probabilmente mi ero dimenticato di estirparlo dalla terra, ma l'ho lasciato anche perché qui nel roseto, qui siamo nella zona del roseto, le rose ad esempio cominciano a fiorire un po' dopo la fioritura degli iris, qualcuna è già quasi in boccio, però non ho rose fiorite a parte una rampicante e una dove ho il gazebo. Per il resto le rose stanno cominciando adesso a creare i boccioli, quindi diciamo che quando arriveranno poi in fioritura gli iris magari saranno già alla fine della loro fioritura, però vediamo se riuscirò ad ottenere comunque sempre un po' di contrasto prima della sfioritura completa di queste meravigliose piante facili da coltivare che sono appunto gli iris. Eccomi qui davanti ad un'altra fioritura in viola. Il viola in primavera qui nel mio giardino la fa un po' da padrona, abbiamo visto tutti gli iris del sentiero. Questo è il glicine, potato l'anno scorso, è completamente pieno di api che stanno cercando un bottino da portare poi nell'alveare, un po' di polline da raccogliere. Ci sono tantissime api. Il glicine è una pianta che fa dei fiori che sono profumatissimi. Quando noi ci avviciniamo per annusare una pianta di glicine dobbiamo sempre fare attenzione a non disturbare le api che si sono depositate sui loro fiori, non perché le api poi magari ci attaccano, ma per un semplice motivo che le api stanno facendo un lavoro e quindi è sempre meglio non disturbarle. Al limite noi osserviamo i fiori e ci avviciniamo poi su quelli che non hanno le api, come ad esempio questo piccolo gruppetto di fiori. Il profumo è delizioso e quindi capisco perché le api ne sono attratte.
Le api sono degli insetti gentili, è molto difficile essere punti dalle api a meno che non ci avviciniamo ad un alveare, ma quello lì quello è la loro casa, quindi giustamente loro cercano di difenderla. Di per sé, come dicevo, sono insetti gentili e possiamo soltanto ammirarli nel loro lavoro di raccolta di polline da portare poi nel loro alveare. Questo è il glicine, una fioritura bellissima, anche quest'anno mi ha regalato uno spettacolo, molti fiori devono ancora aprirsi perché non sono aperti del tutto e anche qui l'odore si sente. Oggi è una giornata particolarmente ventosa, meravigliosa per via di questo sole bellissimo primaverile e l'odore di questo glicine si diffonde un po' qui nel giardino, il vento lo trasporta in giro, stamattina facevo dei lavori nell'orto e ogni tanto mi arrivava questo odore bellissimo e dolcissimo di questa meravigliosa pianta. Il mese scorso ho fatto anche la pulizia qui nel gruppo di yucca che abbiamo qua nel giardino. Ripeto, la yucca è una pianta meravigliosa, bellissima, scenografica, con questo portamento molto slanciato delle sue foglie, ma ricordo sempre che è una pianta particolarmente pericolosa per via delle sue foglie che hanno tutte una spina terminale che punge veramente in maniera decisa. Anche quando noi decespugliamo qui l'erba, passandoci vicino a volte veniamo punti magari anche attraverso i pantaloni, perché sono delle spine, sono delle baionette, io le chiamo delle baionette. Questa è una pianta che io ho potato e poto sempre in questa maniera, ovvero tolgo tutte le foglie che si sdraiano verso il terreno per evitare che i miei animali vengano punti da queste baionette e quindi lascio solo quelle che sono puntate verso l'alto, così c'è meno possibilità di pungersi, anche perché una pianta di yucca noi diciamo la guardiamo un po' in lontananza sapendo che possiamo pungerci, non andremo mai a guardare una pianta di yucca dall'alto rischiando poi di appoggiare le mani o addirittura se ce l'abbiamo a livello del viso di pungerci, quindi è una pianta che se la mettiamo in giardino è da osservare a distanza perché ha questo portamento che a distanza dà veramente un effetto abbastanza scenografica al giardino. Qui ce n'è una che è quasi all'altezza viso e in questo caso io lascio le foglie intere con la punta sempre verso l'alto e quelle che sono un po' che tendono a mettersi in orizzontale faccio proprio un taglio netto. Mi spiace un po' potare in questo modo questa pianta, però mi sono già punto tantissime volte e il rischio veramente di farsi male è molto alto, quindi attenzione se la mettiamo in giardino, anche se abbiamo dei bambini piuttosto non la mettiamo in giardino se abbiamo dei bambini che giocano in giardino perché può essere un pericolo per loro o la sistemiamo in un luogo in cui loro non possono andare. Quando facciamo la pulizia della yucca, occhiali e guanti molto spessi e volendo anche un qualcosa di spesso sul corpo proprio per evitare, perché se dobbiamo metterci all'interno proprio del cespuglio rischiamo di essere punti in varie zone del corpo. Adesso vi ho portato qui in questo angolo ombroso del mio giardino perché l'Arum maculatum sta cominciando a produrre i suoi bellissimi fiori che sono ancora nascosti. Ce n'è uno qui, c'è un altro lì, li vedete qua? Questi fiori io li adoro, anche qui delle fioriture che stanno cominciando a spuntare. Questa è una pianta molto particolare perché le aracee creano questi fiori, almeno nell'Arum maculatum, Arum italicum, succede anche nel Dracunculus vulgaris, che dopo andiamo a guardare, a osservare. Sono piante che creano questi fiori che intrappolano gli insetti per essere impollinati, dopodiché il fiore si secca pian piano e rilascia questi insetti in modo che possano andare ad impollinare un altro fiore. Quando cominciano a spuntare i fiori, la pianta si presenta leggermente un po' più, sembra quasi un po' più sofferente perché l'energia è concentrata proprio nello sviluppo del fiore. Prima qui c'era una marea di bellissime foglie molto turgide, ben erette. Adesso pian piano la pianta comincia un pochettino a sdraiarsi per via della fioritura in atto perché questa pianta appunto, come dicevo, investe molta energia nella produzione dei fiori e anche perché dopo la fioritura questa pianta poi pian piano sparisce dal terreno, va in riposo, quindi in estate qui non ci sarà più l'Arum maculatum, sarà in riposo sottoterra per rispuntare poi in autunno, quindi diciamo che dopo la fioritura questa pianta avrà finito il suo ciclo vegetativo e questo lo si può notare anche nelle foglie che sono diventate un po' più flosce, diciamo. Bellissima. In più lì
ma è ancora piccolino. Ho un Acanthus mollis, comprato 2 anni fa in un vivaio molto piccolo, pensavo che non riuscisse a sopravvivere qua in giardino perché poi me l'ero dimenticato per un periodo, e invece sta cominciando a produrre le sue foglie, diventerà molto grande e l'ho sistemato proprio lì perché così mette un po' in ombra questa pianta che gradisce l'ombra del sottobosco e non il sole diretto tutto il giorno. Qui potete vedere che ho sistemato una Saxifraga stolonifera perché è una pianta che si comporta un po' come le fragole, ovvero crea una rosetta di foglie molto interessante, pelosa, tomentosa, con delle fioriture poi bianche, ma ha la caratteristica, la particolarità di creare poi degli stoloni con una nuova pianta in cima. Quando questo stolone tocca la terra, la pianta radica e quindi crea un'altra bella rosetta con altri stoloni, quindi ha un comportamento molto simile alle fragole. Una pianta che negli anni 70 e 80 era molto in voga come pianta d'appartamento, poi è stata praticamente dimenticata, non è più molto considerata anche nei vivai, vedo che non sempre la trovo in vendita. Peccato perché crea veramente delle foglie molto belle, rossastre al di sotto con queste venature bianche sulla foglia verde, questi peli che la ricoprono, la fioritura è anche molto bella, bianca con dei fiori piccoli, e dal giardino può dare al giardino, se sistemata in un angolino come in questo caso, un qualcosa di molto delicato. È una pianta da sottobosco, sopporta il sole soltanto al mattino e poi deve andare assolutamente in ombra perché non sopporta la luce solare tutto il giorno. Quest'anno l'orto sta partendo con una lentezza esagerata, anche perché mi sono occupato molto di decespugliare, curare le piante del giardino. Fa ancora freddo, questa settimana danno di nuovo temperature molto basse, quindi è ancora presto per piantare pomodori, zucchine ed altro in orto, però ho già messo e sistemato delle bietole con bietole colorate che hanno questi fusti gialli, rossi, verdi, sono molto interessanti anche come impatto visivo e anche molto buone da mangiare. Qui ci sono delle classiche coste, piante che possono essere coltivate facilmente anche se le temperature sono leggermente basse, non c'è nessun problema, possono essere sistemate qua in giardino. Ho sistemato anche delle taccole laggiù, del pisello mangiatutto, che stanno crescendo finalmente bene perché erano state bloccate un po' dall'arrivo di freddo, e in più ho sistemato anche dei ravanelli che sono spuntati, ma quest'anno vedo che c'è un grandissimo problema di lumache. Io ho già fatto un video per quello che riguardava i gusci d'uovo da usare nell'orto per difendere le piante. Ce ne vogliono veramente tanti di gusci d'uovo per difendere le nostre piante dalle lumache. Diciamo che quel metodo per controllare le lumache può essere adottato magari in un piccolo orticello, veramente molto piccolo, in modo che c'è subito si può fare un controllo giornaliero anche più volte durante il giorno per vedere quante lumache ci sono che si avvicinano a questi gusci d'uovo cercando di divorare le piante che abbiamo sistemato nell'orto. In un orto già un pochettino grandicello, questo non è tanto grande, però un po' grandicello che richiede un certo impegno, a volte qualche lumaca può sfuggire, anche perché i gusci d'uovo, ad esempio, allontanano le lumache perché trovano un qualcosa che gli si appiccica addosso, quindi le respinge, però ho notato che quest'anno un piccolo errore l'ho fatto, volevo lasciare la paglia e coltivare le piante con la paglia, ma la paglia fa ombra, il terreno sotto rimane umido e sotto la paglia ho trovato tantissime lumachine piccole che si sono divorate già 2 volte l'insalata che ho sistemato, nonostante i gusci d'uovo, e penso che il mio errore sia stato proprio quello di lasciare la paglia sul terreno perché non volevo lasciarlo scoperto. Però a questo punto penso di essere obbligato, visto che ho la vicinanza col bosco e arrivano miliardi di lumache a divorarsi le mie verdure, di lasciare comunque il terreno scoperto man mano che sistemo le verdure. Ad esempio lì la paglia c'è ancora perché non ho verdure piantate, man mano che pianto le verdure io allontano la paglia, tanto le verdure poi creeranno queste foglie che metteranno in ombra un po' il terreno, quindi non lasciare proprio un terreno nudo senza coltivazione. Il terreno nudo senza coltivazione rimarrà così con la paglia finché non andrò a inserire delle verdure. In più qui, a posto di mettere nylon, metterò un ombreggiante, perché qui ho deciso di mettere le piante che ricevono più sole e poi metterò a metà un ombreggiante per ombreggiare leggermente le piante che saranno da questa parte, come i cetrioli che andrò a piantare poi tra qualche settimana, in modo da non farli stare proprio tutto il giorno sotto il sole. Ricordo sempre che il cetriolo è una pianta che sopporta la luce solare, ma in estate, quando fa particolarmente caldo, smette poi di produrre i cetrioli perché va in un blocco.
che crea solo fiori maschili, quindi non c'è più un'impollinazione. Quando le temperature superano i 25-30 gradi tutti i giorni, la pianta va veramente in sofferenza e quindi tende a produrre di meno. Con un ombreggiante cercherò di riparare a questo danno sulle piante di cetriolo, cercando di raccogliere più cetrioli possibili, perché sono delle verdure che a me piacciono tantissimo, soprattutto in insalata. È una verdura dissetante, ha delle ottime proprietà, essendo proprio piena d'acqua ci idrata anche consumandola. Questa bellissima pianta che vedete qui, purtroppo cresciuta proprio in mezzo all'entrata del roseto, però va molto in profondità e quindi devo poi scavare quest'autunno il più possibile per raggiungere i suoi bulbi. È un Dracunculus vulgaris, una pianta che produce queste foglie rette molto interessanti, sempre della stessa famiglia dell'Arum maculatum, ma ha la caratteristica poi di creare un'infiorescenza grande, molto grande, lunga anche 60-70 cm, completamente porpora, con questa lingua nera, viola scuro, che esce dal mezzo del fiore, un po' come una calla gigante, con un profumo terrificante, ma è uno spettacolo veramente della natura. Io adoro questa pianta, ne ho una qui e una anche lì. Ne avevo altre sparse in giardino, però pian piano si sono perse, anche perché ho diversi animali sottoterra che tendono a divorare tutto ciò che viene sistemato all'interno del terreno in alcune zone qua del giardino. Dracunculus vulgaris è una pianta mediterranea, la si può trovare anche in Italia spontanea in alcune zone, soprattutto del sud, mi sembra che sia presente anche in Sardegna, però non sono molto sicuro. Comunque nelle isole è presente e crea appunto questo fiore che vi farò vedere poi in un prossimo appuntamento in giardino. L'odore sarà terrificante, quindi cercherò di fare un video abbastanza breve, perché a forza di respirare quell'odore poi dopo rimane proprio nel naso, sembra quasi che si appiccichi all'interno del naso e poi per qualche ora si continua a sentire questo odore un odore molto caldo, perché questi fiori quando fioriscono appunto all'interno aumentano anche la temperatura, proprio per far sì che determinati insetti siano attratti proprio dal colore, dalla forma del fiore e soprattutto anche da questa temperatura molto alta. E anche questa pianta intrappola gli insetti per rilasciarli poi successivamente, avvenuta l'impollinazione, per poter impollinare poi altri fiori. Comunque vedremo il fiore di questo Dracunculus vulgaris e anche quello dell'altra pianta, se saranno poi prodotti insieme. Bene, siamo arrivati alla fine del video. Io vi saluto, nel prossimo video parleremo di semine, perché ho intenzione appunto di seminare i fagiolini. Siamo in un periodo di luna crescente, quindi periodo ideale per seminare i fagiolini, che andranno poi piantati nell'orto. Oggi c'è stato un vento molto forte, avevo piantato anche seminato delle zinnie, purtroppo il vento mi ha buttato giù i contenitori con le vaschette di semina, devo rifare tutta la semina delle zinne, ma questi sono dei piccoli problemi che in un giardino si presentano, quindi nessun problema. Io e il Sentiero degli Iris vi salutiamo e ci vediamo in un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie, ciao ciao!